Armando Di Nardo, lei è docente di gestione ottimale delle risorse idriche presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, nonché coordinatore delle attività di progettazione, ricerca e sviluppo della MC Consulting. Può farci un quadro generale della crisi idrica mondiale? Possiamo sicuramente dire che ci troviamo in una situazione di grave emergenza idrica anche in paesi come l'Italia che sono ricchi d'acqua, quindi anche il nord Europa e non solo hanno di questi problemi, un po' per l'emergenza climatica sugli cambiamenti di cui tanto si parla, ma soprattutto perché per esempio come in Italia vi è una enorme richiesta di acqua rispetto all'acqua disponibile, quindi quello che si chiama indice di stress è quasi pari a 1 e la nostra idea è quella di sviluppare a partire da un territorio desertico un'oasi sia portando l'acqua con la dissalazione dell'acqua e con anche altre tecnologie, ma soprattutto portando grandi interventi di energia rinnovabile. Quindi l'idea è quella di sviluppare tecnologie innovative anche nell'ambito delle acque reflue. Partendo da un'idea prototipale che ha sviluppato MC Consulting e ha realizzato nella zona di Porto Cesareo su una spiaggia, che è denominato BOW, Bathroom on Wheels, che consiste in servizi igienici e sanitari che possono essere portati anche in zone sprovviste di energia elettrica e di acqua. In particolare questa struttura consente appunto non solo di avere acqua e energia peraltro a costo zero, ma anche di riciclare l'acqua utilizzata in questi servizi igienici. È stato posizionato sulla spiaggia di Porto Cesareo e è stata anche utilizzata da decine di migliaia di persone nell'estate del 2019. Prima le infrastrutture principali energetiche, quindi però partendo proprio da BOW, che potrebbe essere il supporto logistico per le squadre degli operai, come dicevo prima. Poi realizzeremo il fotovoltaico, l'eolico, il solare a concentrazione e poi tutta la parte che piano piano popolerà quest'oasi, portando quindi l'acqua come prima risorsa. Pensiamo di realizzare queste infrastrutture con fondi pubblici, ma soprattutto con l'intervento di investitori privati e ovviamente l'intervento rappresenta una sfida sia tecnica che penso per l'Italia e per il Marocco.